Ciao a tutti, io sono Sonia. Finalmente il giorno più creepy dell'anno è alle porte e io impazzivo dalla voglia di farvi vedere come ho costruito il mio costume di Baphomet. Praticamente è un costume ispirato alla capra satanica. Chi mi conosce sa che sono molto influenzata dalla musica che ascolto, soprattutto perché ascolto musica tipo black metal o death metal o comunque cose del genere, insomma. Sì. Vi farò vedere come ho costruito la maschera qui dietro. Eccola qua. Ma guarda, ma come sei carina, sì, ma sei carina. Ma sì. Questi simpatici zoccoli, questi adorabili artigli ed infine la veste, che però non ci sta nell'inquadratura, perciò ve la faccio vedere solo un pezzo. Ecco qua. Facciamo partire il video. Per fare gli artigli ho usato queste palline termoplastiche. Quando diventano trasparenti si possono modellare. Ho preso l'ispirazione da un piccolo tutorial di Ludus Cosplay. Andate a seguire il suo canale perché è davvero valido. Lo trovate sia su Instagram che su YouTube. Dopo aver dipinto le unghie con gli acrilici, le ho attaccate con il Super Attack a dei guanti. Per fare gli zoccoli finti ho distrutto delle scarpe e gli ho tagliato il tacco e ho modellato lo zoccolo con il tibra, praticamente usando degli scarti direttamente sulla scarpa. Il tibra è praticamente un materiale termoplastico e molto simile al Worbla. Ho creato il pattern per rivestire le scarpe con del pelo finto. Una volta cucito questa specie di copriscarpa, l'ho incollato intorno allo zoccolo. Poi con il gesso e con l'acrilico nero gli ho dato una sfumatura più scura. Poi, per coprire lo stacco tra la fine del pelo e l'inizio della mia gamba, ho preso delle bende e con dell'acrilico diluito le ho sporcate di nero. E ora la maschera. Devo dire che qui non avevo la minima idea di quello che stavo facendo. Ho pensato di partire da una base di giornale, che va sempre bene perché anche se viene male, almeno non ho sprecato materiale costoso. E poi ho sviluppato l'idea di ricoprire con uno strato di foam clay tutta la base principale. E questa cosa qui non l'ho fatta a caso, nel senso che avevo in mente che cosa fare e la mia idea vedrete che alla fine ha funzionato. Quando la base si è asciugata ho iniziato ad aggiungere i vari dettagli. Questa maschera l'ho fatta quasi a costo zero, perché praticamente ho usato dei materiali che avevo già a casa. Come potete vedere le palline di legno che ho usato per fare gli occhi.
E per modellare i dettagli, a parte aver utilizzato il foam clay bianco, che mi dava un attimo di contrasto tra la base, insomma mi trovavo meglio per fare le cose più simmetriche, e anche per darmi una mano ho guardato anche molte reference, nel senso che io ho la testa di capra, la fisionomia mi era abbastanza sconosciuta, perciò ho dovuto guardare sempre molte immagini mentre modellavo i dettagli. Con il foam clay è facile modellare, ma non sempre si riesce a togliere materiale al posto che mettercelo, nel senso che ho continuato ad aggiungere piano piano delle parti finché non ero soddisfatta. Dopo qualche giorno che si è asciugato il foam clay sono riuscita a mettere in atto il mio piano, ovvero levare via tutto il giornale che stava all'interno della maschera. Così praticamente mi è rimasto soltanto il foam clay. E stranamente ha funzionato. Poi sotto ci ho fatto dei buchi per respirare e ho deciso di fare le corna con il foam. Il pattern l'ho trovato su Etsy, vi ho lasciato il link in descrizione. E sempre con il foam clay ho fatto anche i dettagli sulle corna. Poi ho assemblato i vari pezzi e ho preparato la superficie con del primer. Il mio preferito è il Flexbond. Ho applicato 4 strati. Poi sono partita da una base nera di acrilico in spray. E con i pennelli ho aggiunto delle sfumature più chiare. Ho mescolato insieme il nero, il bianco e il marrone. Per dipingere le corna ho scaricato la maggior parte della quantità di colore che avevo sul pennello su un panno, utilizzando questa tecnica molto random, e ho praticamente fatto risaltare le parti più in rilievo. Con questo pelo finto ho fatto tutta la parte dietro la testa e sul collo. Ho cucito una specie di cappuccio, collare, sciarpa o boh, e l'ho incollato alla base della maschera. Per finire, con della lana ho fatto il pizzetto e anche un po' di pelo intorno alla faccia per nascondere i fori che ci sono sulla maschera. Ho messo un po' di lana anche all'interno delle orecchie.
Per fare la veste ho comprato della stoffa nera per fare i cappotti e ho utilizzato come modello il mio accappatoio. Inutile dire che ci ho messo un'eternità per tagliare la stoffa, perché Felix pensava che fosse un gioco per lui. Quando finalmente sono riuscita a mettere insieme le varie parti, ho prima fatto una cucitura di prova e poi a macchina. Poi l'ho provata e ho tagliato il bordo della misura giusta. Infine, per dargli un effetto un po' vissuto, ho tagliuzzato tutto il bordo in maniera molto random e poi con della carta vetrata ho sbregato la stoffa ancora di più. Poi ho anche sporcato il bordo con gli acrilici per dare un effetto ancora più vissuto. Ed ecco qua il costume completo. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che sia stato di ispirazione. Come sempre, per info e materiali vi lascio tutto in descrizione. Per qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram oppure qui sotto nei commenti e vi risponderò volentieri. Voi che cosa farete ad Halloween? Io probabilmente andrò ad una fiera cosplay. Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto e non volete perdere i prossimi, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella delle notifiche. Auguro a tutti un buon Halloween. Ci vediamo presto!